Grazie a lei ho potuto sperimentare delle cose che altrimenti non avrei potuto fare. Tu vuoi fare l'amore? Sì. Con Matteo il contatto è arrivato soprattutto perché lui potesse conoscere il suo corpo e sentire quali zone potessero essere le più sensibili. L'incontro con le mani era di avere un contatto che potesse essere sia a livello fisico e quindi toccare il suo corpo facendo semplicemente delle pressioni. Te lo ricordi, Matteo? Dalle pressioni comprendere invece la differenza fra la pressione e lo sfioramento, oppure abbiamo sperimentato una forma di grattino e quindi sperimentare se il passare le unghie sulla pelle potessero creargli delle emozioni, degli stimoli, perché nessuno l'aveva mai fatto. Anna Senatore è un'operatrice olistica ed è la prima tirocinante assistente sessuale in Italia. Il nome tecnico è OEAS, operatore all'emotività, all'affettività e alla sessualità delle persone con disabilità. Al primo corso per OEAS, organizzato dall'associazione Love Giver, hanno partecipato 16 persone. Il tirocinio di Anna ha previsto anche 12 incontri in 8 mesi con Matteo Salini, 39 anni, tetraplegico. Il tutto sempre in contatto col tutor Fabrizio Quattrini, sessuologo, psicologo e vicepresidente di Love Giver. Quello che può essere contemplata come masturbazione, che con Matteo non è arrivata perché non era necessario, nel caso in cui dovesse esserci questo bisogno, è un bisogno più educativo, supportivo, al fine di rendere autonome le persone che magari, soprattutto in molti casi di persone autistiche, si fanno addirittura del male e non c'è in Italia una figura professionale che possa fare questo. Il più delle volte le persone che chiedono assistenza sessuale non è per vivere un rapporto sessuale, è per far sì che si possa arrivare a uscire di casa e sentirsi in grado di poter invitare una ragazza e poter interagire. Quindi bisogna che le persone sappiano come arrivare attraverso l'esperienza a vivere l'intimità e a far l'amore, ma non perché l'assistente sessuale abbia insegnato a far l'amore. Gli incontri erano soprattutto teorici. L'aspetto pratico arrivava dopo che attraverso il dialogo si riusciva a comprendere in che modo io potessi procedere e per esempio per arrivare a comprendere cosa Matteo avesse come bisogno di relazione con un corpo femminile abbiamo preso delle immagini di donne di diverse fisionomie e fisiologie e comprendere Matteo cosa avesse come stimolo visivo e bisogno di voler fare come esperienza, e era il contatto con il seno. Matteo e Anna non hanno avuto nessun rapporto sessuale. Il compito di un OEAS è ben diverso. Il protocollo di Love Giver vieta infatti sia i rapporti completi che quelli orali. L'errore più comune è di pensare che ci sia un solo incontro. La figura dell'assistente sessuale è transitoria, non è che la si chiama come se fosse l'idraulico a domicilio, è più un supporto sentimentale, affettivo ed erotico. Anche dopo questa esperienza, il tirocinio di Anna non è ancora terminato. Matteo è stato scelto perché sta già portando avanti altri percorsi verso una maggiore indipendenza. Sono laureato in psicologia e più specificatamente psicologia del lavoro e delle organizzazioni. Grazie a lei ho potuto sperimentare delle cose che altrimenti non avrei potuto fare. Io mi chiedo come sono potuto arrivare a questa età a fare questo tipo di esperienza a 39-40 anni. Grazie alla professionalità e pazienza di Anna ho potuto sperimentare tutto quello che in tutta la vita precedente non ho potuto fare perché c'erano di mezzo da tirar via a picconate i pregiudizi. Anna mi ha portato dal codice A al codice D e si è dovuta fermare lì perché il progetto non prevedeva altro. Ma infatti io chiedo altro alla persona che verrà. Tu vuoi fare l'amore? Sì. Ma cosa vuol dire per te fare l'amore? Io
Vorrei fare una cosa più lunga di quella che hai fatto tu, però senza paletti, che Love Giver Italians tramesso, giustamente, Cosa avresti voluto fare? avere di più. Io ti faccio davvero i miei auguri che tu possa vivere una storia d'amore, Matteo, davvero. Te lo meriti.